Buongiorno, questa è la seconda puntata del video che riassume il mio ultimo viaggio di lavoro, dove l'obiettivo è anche farvi vedere come risparmio e quali sono le mie spese durante questi viaggi. Poi se rimanete con me fino alla fine faremo anche tutte le analisi e tutte le considerazioni, dove vi darò anche dei trucchi e dei suggerimenti che io ho preso durante tutti questi viaggi. Ma ora basta parlare, noi ci rivediamo alla fine di questo video. Riprendiamo da dove eravamo rimasti, cioè io stavo andando a Lussemburgo. Comunque se vi siete persi la prima puntata vi lascio qui sotto il link di quel video. E ora riprendiamo. Ora trovo il modo di raggiungere il centro città perché devo incontrarmi con un amico e niente, qua passerò 7 ore e userò queste 7 ore soltanto per depennare il Lussemburgo dalla cartina del mondo. Minchia, fa un freddo, ci sono 12 gradi. Qualità è qui. Qualità. Imprenditori online. Trasferirsi a Lussemburgo è la cosa migliore. La cosa migliore. Ci si sente un po' più avanzati. Ho parlato con Luca, sono corso in aeroporto e alla fine l'aereo è in ritardo di 50 minuti. Sistemi di controllo volo che non vanno, quindi oltre ad essere già in ritardo di un'ora e mezza, ci hanno fatto scendere. Finalmente a Lisbona con 2 ore di ritardo. Ho dovuto prendere un Uber, quindi 13,16 euro di Uber perché sono in ritardo e ho un'intervista con 2 persone molto interessanti, quindi non voglio perdermela e sprecare tempo in autobus, quindi ho dovuto fare questo investimento per poter fare poi l'intervista. I have never been as professional as this. Oh yeah, it's your camera we're filming with, so... Olá, tudo bem? Ciao, Bella. 2 euro di biglietto del treno, cioè del treno, dell'autobus, ma sono finito. Finalmente dopo ore nel centro città, sono distrutto. 1 euro, si mangia qualcosa finalmente. Oggi praticamente non ho mangiato, se non fosse stato per Juan e Amalia che mi hanno anche dato qualcosa da mangiare, oltre che lasciato una bellissima intervista. Per 1,50 ho preso anche il dolce, si chiama Brisa, l'altro era tipo un panino col prosciutto. Questa qua deve essere tipica. Salendo. Sono nella mia cameretta a Lisbona. Ora ho appena lavato tutte le cose, così posso fare un riciclo perché sto viaggiando soltanto con questo zainetto e per 15 giorni non posso ficcarci dentro 15 cambi. Quindi ho appena lavato le cose e adesso andrò dal commercialista qui a Lisbona per informarmi di più su come si fanno tutte le cose fiscalmente qui e vedere soprattutto se io posso venire ad abitare qui, se mi conviene, se mi piace. Devo anche esplorare la città, quindi questi giorni farò esattamente questo e farò diversi video. Qui faccio solo un riassunto delle spese. Devo anche tagliarmi il baffo orribile. Sono appena stato dal commercialista, ma proprio figo, ci sono un sacco di possibilità qui. 8,50 euro per un piatto completo, bibita, dolce e caffè. Sono molto sazio. Il piatto completo era tanta roba e costato pochissimo. Ora in questo bel parco mi metto a lavorare che devo caricare un video. Ho già lavorato un po' al ristorante ma non volevo stare lì molto perché stanno chiudendo. Nulla, mi piazzo qui. Allora per 8,09 euro ho formaggio, salame, mortadella, pane, 5 pesche, coca e acqua. Beh, alla fine ci sta come prezzo, soltanto che sono andato in un city market, quindi erano un po' più cari, però per comodità, per non perdere ore di tempo, ho dovuto andarci. E questa mattina ho lavorato quasi sempre perché avevo da finire un video e poi mi sono dimenticato di dirvi quanto ho pagato per questa stanza in centro a Lisbona. Ho pagato per 7 giorni 171,72 euro, mentre per il volo da Milano a Lussemburgo qui a Lisbona ho pagato 75,35 euro, da aggiungere al gran totale 3,15 euro per pesche e frutta secca, 2 euro di cena e appena arrivo vi faccio vedere cosa c'è. Questo deve essere tipo prosciutto con formaggio in mezzo al pane, molto buono, l'ho già mangiato a metà. E poi c'è questo che è un dolce, penso loro, con i canditi sopra, 1 euro e 1 euro, tanta roba. 9° giorno, oggi sto andando al mare, corro perché sennò perdo il treno. Andata e ritorno per andare a Cascais, 4,50 euro. Vabbè, a parte che siamo a fine settembre, quindi oceano, è gelida cazzo. Ora mi guardo il tramonto. Mica male questo tramonto. Schauen, das neue Werk von heute nur blau.
14,50 € spesi per mangiare al Time Out Market di Lisbona, quel posto con tutti i ristorantini un po' strano, molto molto particolare, bello, mi è piaciuto. E la bistecca non era nulla di che, ho mangiato tipo una loro bistecca tipica con il hamon, il prosciutto sopra. La bistecca non era granché, il dolce a fianco era tipo 1000 foglie loro, però al posto della crema c'era qualcosa tipo una mousse fatta alla crema loro, quella era molto buona. La bistecca insomma, 1,50 € di questo dolce. Praticamente ho trovato quella pasticceria là sull'angolo che fa tutti i dolci tipici e ogni sera ne provo uno diverso praticamente, come avete visto l'altra sera, adesso questo, prima o poi li proverò tutti uno alla volta. Siamo quasi alla fine del giorno 10, ho appena finito di girare un video devastante dove cerco di spendere meno di 5 € a Lisbona mangiando in ristoranti o posti tipici. Ho speso 4,80 €, ma spero che abbiate già visto il video, è molto interessante. E niente, adesso aspetto la mezzanotte e poi, dato che è sabato, vado a bere un po' di sangria. Non la bevo prima di mezzanotte perché sennò ovviamente non sarei coerente con il mio video. Spesi 6,50 € per la Ginja, mi pare che si chiami così, un liquore a base di ciliegia, uno dei locali più vecchi di Lisbona, particolarissimo e bellissimo, vi lascio qualche clip. Giorno 11 mi ha raggiunto fratello Pietro. Ma salve. E abbiamo fatto un po' un giro della città e un food porn qui di Lisbona. Che non abbiamo ancora finito, tra l'altro. Che non abbiamo ancora finito perché c'è l'aperitivo con sangria, ovviamente, e la cena e poi il dolcetto. Vedrete probabilmente il video. E niente, giorno 11 per continuare il giro del food porn. Giorno 12, alla fine ieri, per fare l'esperienza culinaria portoghese abbiamo speso in tutto 39,50 e abbiamo girato il video sul food porn. Stamattina mi sono svegliato e sono andato a prendere la colazione, ho preso la brisa, la mia pasta preferita qua a Lisbona, l'ho presa da un posto vicino al mio Airbnb e adesso faccio colazione nel mio Airbnb e poi preparo tutto perché oggi mi sposto verso Porto. Comunque questa bestia 1,50 €, 12 € di tasse per rimanere qui la notte, 6 notti per 2, 12. Si inizia a viaggiare verso Porto. Praticamente tutto attorno alla stazione, alla Estación de Oriente, c'è il centro business startup e poi un centro commerciale e la stazione è qua dietro. E boh, io adesso vado a fare un giro, poi mi metto col computer a lavorare, fare qualcosa. Ed ora io torno dentro al centro commerciale che c'è il wifi gratis, prendo una bella pastel de nata, un caffettino e mi metto a lavorare col wifi gratis. Tutto questo mentre aspetto le 6 quando ho il Flixbus per andare a Porto. Caffè e pastel de Agueda, 1,85 €. Bevo, mangio e lavoro. Sono dentro il Flixbus, mi è costato 9,99 €, durerà 4 ore per arrivare a Porto e ho speso 3,41 € per mangiare, perché sarò qui per 4 ore e devo fare anche la cena. Ho preso la roba in supermercato. Giorno 13, ieri non ho praticamente dormito per finire il video dei miei investimenti. Colazione, 1,65 € per sta brioche e questo caffè. Quanto bello è Porto, spettacolo. Alla fine oggi è stata una giornata impegnatissima, ho girato un video sulle cose da vedere a Porto se hai soltanto 6 ore e a pranzo ho mangiato una francesigna, cosa tipica di Porto, e ho speso 12 €. Poi a merenda mi sono fermato in una piccola pasticceria e ho preso caffè più pastel de nata, ho speso 1,70 €, mentre a cena, sempre cosa tipica qui di Porto, vino rosso di Porto più bombilo de bacalao, una polpettina con merluzzo e patate, 5,40 €. Giorno 14, si lascia l'ultimo Airbnb. Ultima colazione in giro a Zonzo, 1,55 € per quella pastina più il caffè. Ho speso altri 5 € per entrare nella libreria, una delle più belle al mondo. Vi lascio qualche clip perché è devastante. Sono appena stato a una degustazione di vini, dovete farlo se venite qui a Porto. Ho speso 14 € e ora sono sulla parte superiore del ponte. Ponte Luis, però devo anche correre perché sono in ritardo, ho l'aereo tra 1 ora e mezza, anzi meno, 1 ora e 20. 2,60 € metro per l'aeroporto. Appena arrivato a Bologna e mi sono dimenticato di menzionare le ultime due spese. 51,45 € per l'Airbnb a Porto per le 2 notti e 48,73 € per questo volo di ritorno Ryanair. Ora andiamo a casa e facciamo l'analisi. Oh, eccoci qui.
tiriamo le nostre considerazioni e poi vi do anche qualche trucchetto o suggerimento su come risparmiare un po' di più. Alla fine per tutto questo viaggio ho speso 644,20 euro, che considerando che sono stato via 14 giorni dal 19 settembre al 2 ottobre vorrebbe dire 46 euro al giorno, che io reputo una spesa bassa considerando che ho visitato 4 paesi diversi, non so quanti chilometri aerei e treni ho fatto, però ora voglio fare un ragionamento diverso. Questi soldi per me sono stati spesi come un investimento, in quanto questi 14 giorni ho fatto tante esperienze, tante conoscenze e collaborazioni. Infatti da questi 14 giorni molto probabilmente riuscirò ad ottenere molto, ma molto di più valore, sia monetario, ricevo soldi, che non monetario come conoscenze ed esperienze. Farò molto di più rispetto ai 650 euro circa che ho speso. Però ora, tornando a parlare di risparmio o spesa, come avete notato, quando io spendo considerando soprattutto il tempo che la mia spesa mi fa guadagnare o risparmiare. Per esempio nella prima puntata, al posto di spendere 2 euro per prendere la metro e andare dal punto A al punto B di Milano, dove ci avrei messo 40 minuti in metro, ho preferito non spendere quei 2 euro, farmi quel tragitto a piedi, perché tanto il tempo che ci avrei impiegato sarebbe stato lo stesso 40 minuti e magari 40 minuti in metro potevo guardare il cellulare, nei 40 minuti a piedi dove ho risparmiato 2 euro ho ascoltato un podcast e alla fine sono rimasto comunque produttivo. Poi tanti probabilmente mi diranno che sono uno scroccone. Secondo me la considerazione da fare è diversa, in quanto quelle volte in cui sono stato ospitato o mi è stato offerto qualcosa, c'è comunque stato sempre uno scambio di valore, nel senso che a me è stato dato X e io in cambio ho dato Y, che non sono per forza soldi ma può essere anche un servizio. Quindi alla fine voi non dovete sempre contare il soldo, ma anche il valore e il tempo che ci sta dietro al soldo. Poi un'altra cosa che bisogna considerare come risparmio è l'umanità e l'amicizia, perché come avete visto io sono stato ospitato da una mia amica a Milano per un paio di notti e poi anche da Luca, ma semplicemente perché noi condividiamo degli ideali, delle esperienze, dei progetti e in tutto questo ci aiutiamo reciprocamente. Ora non consideratemi un approfittatore e non interpretate negativamente questo messaggio, però sicuramente essere una persona cordiale, amichevole e sempre pronta ad aiutare gli altri, prima o dopo dà dei benefici, per cui cercate di farvi amici in giro per il mondo e cercate di aiutare le persone che vogliono visitare la vostra zona, per esempio. Ora però, detto questo, passiamo alle cose un po' più materiali, non spirituali, campate in aria. Come si possono risparmiare dinero proprio quando stai prenotando il viaggio? Io su questa cosa ho fatto diversi video che comunque vi lascio qui sotto in descrizione. Ora la voglio fare molto breve perché mi sono già dilungato tantissimo su questo video. Se non avete amici in quel luogo, usate dei siti che vi permettano di risparmiare qualcosa. Io ultimamente prenoto molto spesso con Airbnb perché lì trovo i migliori prezzi. Poi comunque se volete qui sotto vi lascio il mio link invita a un amico di Airbnb, tramite il quale potete avere 25 euro bonus sulla vostra prima prenotazione. Altrimenti se volete e potete andate per ostelli, di solito è il metodo più economico se volete viaggiare o visitare un altro paese. Poi quando state prenotando, sempre per parlare di cose materiali, cercate di usare dei siti di cashback. Io ne ho parlato in diversi miei video, qui sotto vi lascio il link se volete andare ad approfondire questa cosa, sia dei video che di questi siti di cashback, che quando pagate tramite loro su un qualsiasi sito di prenotazione, che sia di hotel o volo, vi danno un cashback, dei soldi indietro. Per esempio quando io prenoto un biglietto del treno su Italo, uso il sito di cashback che si chiama Dubli e per ogni biglietto che io prenoto da per esempio Padova-Milano pago di solito 18 euro, mi dà 1,28 euro indietro, che per carità non è un cazzo, però 1,28 euro per ogni volta che io vado a Milano, alla fine dopo la settima o ottava volta con questo meccanismo mi prendo un biglietto a gratis. Poi un'altra spesa dove di sicuro potete risparmiare tantissimo sono tutte quelle commissioni sulle vostre carte di debito prepagate, credito.
qualsiasi cosa. Se volete approfondire vi lascio sempre qui sotto il link del mio video dove parlo delle carte che io uso proprio per risparmiare quando sono in viaggio. Altrimenti, se non avete voglia di andare a vedere quel video, vi consiglio una carta che io alla fine uso come carta pressoché generale, che si chiama Curve. Qui sotto potete trovare sia la mia video recensione che un link invita un amico, tramite il quale voi avete 5 euro bonus e io vi ringrazio perché date anche a me 5 euro bonus. Questa carta è molto interessante e io la sto consigliando più o meno a tutti e ormai la uso come praticamente la mia carta principale. Come ho già detto, se volete informazioni aggiuntive trovate tutto qui sotto. Spero che questo video in qualche modo sia stato utile. Se così fosse, lasciate un mi piace perché potrebbe aiutarmi veramente tanto. Poi ovviamente ditemi cosa ne pensate o se avete suggerimenti aggiuntivi qui sotto nei commenti e iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!